up on my head, no I can't never go out burn. Think my shooter did went down for some, cause all he do is stir. I ain't spread like the coronavirus, I stay in the earth. Kick the about the spot, I call her trying to leave her hurt. Benvenuti a Dertona's Blackboard, il nuovo podcast del Dertona Basket sulla stagione 2025-2026. Sono in compagnia di Jacopo Squarcina. Ciao Cesare, ciao a tutti. E di Andrea Vicenzutto. Ciao a tutti. I due membri dello staff, due assistenti allenatori di Mario Fioretti. Questo podcast nasce dall'idea di raccontare un po' la stagione del Dertona, un pochino dietro le quinte, andando a raccontare le varie partite appunto dei Leoni. Adesso che siamo a una buona fase del campionato, dopo 5 partite, un buon inizio, abbiamo pensato che potesse essere il momento giusto. Vi chiedo ragazzi come state, come sta andando per ora la stagione? Io bene, molto bene. Ovviamente la stagione è partita in maniera positiva a livello di risultati, ma le sensazioni erano già positive nel pre-stagione perché è una squadra che si trova bene assieme, è un piacere, un ambiente lavorativo molto piacevole, c'è una buona sinergia tra noi dello staff, poi con i giocatori, la società, l'ambiente in generale, la città, quindi al momento non ci si può lamentare. No, anche per me ti dico tutto molto positivo, sia per quanto riguarda la parte sportiva, che ovviamente è fondamentale, ma anche per l'environment, come ha detto Jacopo, stiamo bene insieme, i giocatori, con tutti i membri dello staff, non solo tecnico. Poi per me che sono nuovo, sono ai primi mesi qui a Tortona, è proprio bello stare in ufficio, entrare nella facility, e questo rende tutto molto molto più facile, non solo quando si lavora ma anche quando si sta insieme. Come abbiamo detto, chiaramente si sta bene anche perché la stagione è iniziata bene, però. E partirei proprio dalla prima partita di questo campionato, una vittoria abbastanza sorpresa per quanto riguarda, diciamo, lo star power delle squadre sulla carta, 74-71 a Milano, nella prima di Mario Fioretti al ritorno al Forum. Come ce la ricordiamo quella partita, visto che ormai è passato già un mese? È vero, ce la ricordiamo, beh, innanzitutto come una bellissima sliding door per Coach Fioretti, perché oggettivamente partire giocando a Milano, contro Milano, e portare a casa il risultato è stato qualcosa di veramente bello e significativo, e siamo molto contenti per lui in primis. Per la squadra, come detto, è stata una bellissima vittoria perché siamo andati a giocare contro una squadra che ovviamente, facendo l'Eurolega sulla carta, è una delle più competitive in assoluto in Italia, e sono d'accordo con quello che hai detto. Abbiamo dato là alla stagione mettendo in campo un'energia che poi abbiamo ritrovato nelle partite successive, e quello secondo me è stato uno dei motivi principali, a prescindere dalla parte tecnico-tattica che ovviamente è determinante in tutte le partite, però un printing di attitudine dopo magari qualche minuto di un attimino tensione. Esatto, siamo stati molto bravi a mettere energia, a mettere aggressività con tutti gli effettivi del roster, e giocare in un campo così, in un'atmosfera così, perché poi era anche la serata per Armani, quindi veramente una bellissima atmosfera attorno a noi, c'è stato dal primo all'ultimo minuto, è stato molto bello, e sono veramente contento che il via della stagione sia arrivato in una partita così competitiva e fisicamente impattante come quella che è stata la partita che abbiamo giocato a Milano. C'è un'istantanea forse di quella partita, che è quel canestro in contropiede alla fine del secondo quarto di Ezra, appoggio quasi, diciamo, una sorta di gancio, sembrava un floater strano. Era chiaramente la sua prima in campionato in Serie A in Italia, subito un grande impatto da parte sua, in generale subito i nuovi, un bel impatto in quella partita, no? Sì, perché anche Andrea Pecchia, che ha fatto, diciamo, il canestro forse decisivo, quel rimbalzo in attacco nel finale, e Ezra, ma i nuovi in generale hanno tutti, a me viene a dire, una bella faccia, una faccia pulita, una faccia di gente che ha voglia di vincere, ma ha voglia di farlo in maniera educata per la pallacanestro, quindi è un piacere appunto poter condividere il campo con loro, perché poi se
se si crea una sinergia come quella che si sta creando, vince anche al forum, e onestamente è una gran figata. Ezra ha fatto, secondo me, un esordio importante, è un giocatore, l'abbiamo visto, magari sottotaglia a livello di altezza, ma ha un impatto fisico, un impatto atletico veramente notevole, e con Milano è stato anche chirurgico, perché nei momenti importanti è sempre riuscito a trovare una soluzione per sé o per gli altri decisiva, e devo dire che penso che un esordio così io l'avrei sempre sognato Firmato. da giocatore, quindi Firmato. bravo lui, bravi magari tutti anche i compagni, coach eccetera, a metterlo nelle condizioni ideali per farlo. A proposito di mettere in ritmo i compagni, mi hai dato proprio il passaggio perfetto per la seconda partita in questo campionato, la prima alla nuova arena, questo nuovo impianto all'interno della Cittadella dello Sport, che è chiaramente un fattore per noi in questa stagione. Partita contro Treviso vinta alla fine in modo estremamente positivo, 27 assist se non vado errato, una bella distribuzione offensiva, però all'inizio c'era un po' di tensione, no? All'inizio Treviso era partita molto bene. Sì, sai, comunque esordisce nel palazzetto, sold out, quindi già c'è un po' di pressione, anche se magari è una pressione, per dire, positiva, no? Però un pochino, senza che neanche tu te ne accorga, te la metti addosso e quindi ti senti un po' contratto. Loro iniziano, fanno subito dei canestri anche difficili, perché voglio dire, hanno dei giocatori come Ragran che hanno gran talento, e hanno fatto veramente Olisevicius, dei canestri. Mi ricordo una bomba di Olisevicius Sì. dall'angolo, sì. Quasi anche dal nulla, quindi proprio si parla di talento. E allora le scelte sono due: o ti fai un po' mangiare dalla pressione, oppure rispondi con, come dire, costanza e solidità. Secondo me poi nel momento in cui ci siamo sciolti, l'apporto, diciamo, dell'ambiente ha prodotto, no, energie positive, si è riusciti a stare bene insieme, a giocare bene insieme. Alla fine, quando una squadra fa 27 assist, ha condiviso, e la condivisione è un po' la parte più bella della pallacanestro, quindi è stato bello poter vedere i giocatori condividere la palla, è stato bello riuscire poi a mettere anche in concreto quelle che sono state le scelte, no, offensive. Certo. Tra l'altro, coach, dopo quella partita aveva menzionato quella tripla di Risma che aveva un po' ammazzato la zona di Treviso, Sì. quel 3+1, parlando appunto dei nuovi, anche lui chiaramente con un minutaggio seppur limitato in certi aspetti, però in quella partita ha detto da subito: ci sono anch'io, diciamo. No, assolutamente, ma anche da prima è stato bravo Jonas a farsi trovare sempre pronto. In quella partita è stato molto più che chirurgico, perché anche a livello mentale Treviso, nel momento in cui abbiamo preso un po' in là, abbiamo iniziato a prendere ritmo in attacco con varie soluzioni, ha provato anche l'arma della zona. E si sa che insomma affrontare una zona nei primi possessi facendo canestro cambia la partita anche per te che la subisci, no? E quindi quel canestro ci ha aiutato molto, ci ha fatto continuare nell'onda positiva di cui parlava Jacopo prima. Diciamo che poi andare a chiudere una partita ad alto punteggio continuando a segnare per tutti i 40 minuti è stato per noi fondamentale, perché poi l'inizio, diciamo, non è stato dei più brillanti dal punto di vista iniziativo, e invece poi il finale ci ha permesso di andare a giocarsi una partita che non era per niente facile, perché Treviso in attacco è veramente, veramente pericolosissima. Infatti ha fatto molti canestri complicati. Sì. E forse un fattore comune chiave di questo mese di ottobre e inizio di novembre è che la squadra è sempre andata un po' oltre, ha gettato il cuore oltre l'ostacolo, no? Come si dice, cosa che è mancata a Trento, perché comunque terza partita di campionato, una sconfitta che chiaramente contro una squadra attrezzata che gioca Eurocup, ben allenata. Tu Cancellieri l'hai affrontato all'AEK l'anno scorso in Grecia, però chiaramente una sconfitta che anche serve. Cosa in quella partita c'è mancato secondo te? Perché io mi ricordo appunto il fatto che fossimo arrivati a rosicchiare il punteggio, ma mancasse sempre qualcosina. È stata una partita complessa fin dall'inizio, un po' perché Trento arrivava da una partita giocata in Coppa non facile,
e quindi ha messo in campo un'aggressività e una fisicità molto più che importante. A rimbalzo abbiamo un po' sofferto, loro hanno avuto tanti secondi tiri e spesso i secondi tiri sono arrivati in azioni per noi fondamentali, perché loro sono partiti facendo tanto canestro da fuori, che non è esattamente una delle loro caratteristiche principali, perché sono molto molto bravi come squadra ad arrivare al ferro grazie alla fisicità di cui ho parlato prima, e quindi queste seconde chance nelle magari nostre buone difese onestamente ci ha creato delle problematiche in queste partite. Poi loro giocavano in casa, hanno giocato una delle migliori partite dell'anno probabilmente, e a noi è vero, è mancato per provare a mettere la testa avanti, anche arrivando vicini a volte, però c'è da dire che Trento è stata brava a gestire anche quel vantaggio, perché ogni volta che noi ci avvicinavamo ha fatto quel canestro che, a differenza di quello del giorno di prima, non ci ha mai permesso di trovare quella confidence nella partita Tagliato un po' le gambe. che ci portasse lì, no? Anche a ripareggiarlo, magari sotto di uno, alla fine siamo tornati a -4 se non sbaglio, ma mai a un possesso di distanza, che probabilmente è quello che ti fa capire che ci sono veramente, no, nella partita. E Andrea giustamente menzionava seconde occasioni. In quella partita Trento aveva preso 14 rimbalzi offensivi, avevano preso 36 rimbalzi nei 25, c'è mancata forse un po' di taglia, nonostante Dominic e Paul fossero andati bella battaglia con Mavube sotto canestro. Sì, forse più che taglia, proprio una questione di fisicità, un impatto fisico, perché ha detto bene Andre, alla fine ci sono momenti in cui c'è una squadra che ha più energia. Loro arrivavano da quella sconfitta e non dico che erano spalle al muro, però probabilmente hanno vissuto 2 giorni in cui l'allenatore li ha un po' stressati, per usare un eufemismo, e quindi avevi un po' quella fame in più che in realtà noi non abbiamo, come dire, preso sotto gamba, anzi noi secondo me abbiamo fatto un gran lavoro in preparazione e avevamo le energie giuste. Mi è sembrato che loro ne avessero un po' di più in ogni momento. Poi sono usciti un paio di tiri che obiettivamente potevano darci un po' in là, soprattutto noi abbiamo chiuso comunque il secondo quarto praticamente a contatto, e inizio terzo quarto, che spesso è un po' un momento di svolta della partita, loro hanno avuto quel quid in più, canestri anche comunque non facili, seconda occasione eccetera, e quando magari perdi un po' il bandolo della matassa, alla fine non è così semplice in trasferta riuscire poi a rimettere insieme i pezzi. È stata probabilmente un insegnamento, non una lezione, Sì, perché sicuramente ogni partita, il livello di fisicità oggi, soprattutto nella pallacanestro moderna, deve essere un po' più alto rispetto a quello che ti aspetti. Cioè, tu pensi la prepari in un modo, ma deve essere sempre un po' di più, e devi riuscire sia a riprodurre l'allenamento che a tirarlo fuori magari anche tipo mental coach, se usare qualche parola giusta. A proposito appunto di fisicità, ricordo che avevamo parlato in prepartita della partita successiva con Trapani e ci eravamo soffermati su quell'aspetto, ci eravamo soffermati sulla questione rimbalzi, chiaramente. Trapani, che era una squadra, che è una squadra molto ricca di corpi, con tanti giocatori esperti e che hanno punti nelle mani. Quella partita è stata un po' forse l'emblema di questo primo mese, nel senso, una squadra, la nostra parlo, Udertona, che ha preso l'energia dagli spalti di quella serata, che chiaramente ha infilato una grandissima serata al tiro dal punto di vista percentuale. Abbiamo tirato 17 su 27 da 3, Tommy 6 su 7 da 3, però insomma è una serata in cui le cose si sono messe per il verso giusto, ma mantenendo la concentrazione che serviva. Sì, una sparatoria. Sì, una roba. Però sai, è un po' appunto, forse mi ripeto un po', è la tendenza del basket moderno, no? Si va verso un numero più alto di possessi, quindi corse, contropiedi, tiri in transizione. È ovvio che quando c'è così tanta qualità in campo, perché Trapani è una squadra forse una delle più talentuose che ci sia in campionato, nonché una con taglia maggiore, perché tra Allen, Ali Begovic, no? Mancavano te, che è un Esatto, altro voglio dire, per gli esterni. quindi parliamo di una squadra veramente di alto livello, però sai, penso che la sconfitta di Trento sia stata l'insegnamento, no? Sia stata una lezione per questo, perché quando ci sono stati momenti difficili, quando magari facevamo un po' più fatica ad arginare Allen in post basso piuttosto che
appunto a impattare fisicamente a livello difensivo, no? A rimbalzo, poi siamo riusciti di nuovo a metterci insieme, perché poi si vede sempre magari la parte highlight, quindi le bombe di Tommaso che sono ottime, però Tommaso ha fatto anche degli ottimi possessi difensivi. Dico Tommaso per dire quello che è stato più sotto le luci. Esatto, bravo, nello spotlight, no? E invece è stato, come dire, la differenza è stata fatta anche in difesa, perché siamo riusciti a limitarli. Poi loro hanno avuto lo sforzo finale in cui hanno fatto dei canestri da 3 punti perché dovevi provare a recuperare. Però nel momento importante siamo riusciti a stringere un pochino, a non andare sotto al rimbalzo come era stato magari a Trento, e diciamo la differenza alla fine la fa un punto, quindi siamo stati più bravi, probabilmente con le energie mentali prese dalla sconfitta passata. Ascoltare. Sì. Di quei 108 punti, record societario in Serie A, 25 sono arrivati da Christian Vital. Noi l'abbiamo eletto MVP del mese per ottobre perché chiaramente ha mantenuto una costanza realizzativa di rendimento molto, molto prestante. C'è stato un frangente della partita nel momento del bisogno molto positivo anche da parte di Brecco, che comunque è stato l'ultimo arrivato fondamentalmente, è dovuto entrare un po' quasi a partita iniziata tra virgolette, non della singola partita ma della stagione. È stato importante lì lui, è stato importante Christian, tanti hanno dato un bel apporto. Assolutamente. Io Christian lo sto imparando a conoscere quest'anno, chiaramente voi lo conoscete meglio avendo avuto qua l'anno scorso, noi ci abbiamo giocato contro lo scorso anno, quindi lo abbiamo studiato come giocatore, però posso dirti che quello che sta facendo quest'anno per il momento è qualcosa veramente di importante, non solo per diciamo, i punti che segna, ma per come li segna, per la qualità dei possessi che gestisce. Speriamo continui così perché ci sta dando veramente una grossa mano a completare un paniere di opzioni offensive che anche grazie a lui in questo momento è bello ampio, perché abbiamo citato tanti giocatori in queste prime partite e ne abbiamo in termini dimenticati qualcuno, ma è vero, tanti ci stanno dando un aiuto in momenti diversi delle partite. Brecott è stato fondamentale con le sue triple ad aprire il campo contro Trapani e sicuramente troveremo tante volte giocatori diversi che ci danno una mano perché è una delle doti che abbiamo secondo me, ovvero l'eterogeneità dei nostri giocatori e delle nostre caratteristiche offensive che all'interno del come giochiamo poi a volte possono o non possono venire fuori in un momento piuttosto che in un altro. E quest'arma credo sia veramente anche difficile da scauttizzare poi, perché la bravura diciamo nostra come squadra e loro come giocatori deve essere quella di capire chi in quel momento ingassi. E con Trapani secondo me la squadra è stata molto brava, perché a prescindere da una chiamata il trovare Tommaso in quei possessi finali anche un po' fuori dai giochi non è scontato, però capirlo e imparare a conoscersi poi diventa fondamentale. E anche quel pick and pop, quel ghost screen che ha giocato alla fine trovando quel canestro bellissimo è frutto comunque di una squadra che sapeva che in quel momento la palla doveva arrivare nelle sue mani. Poi lui è stato bravissimo ovviamente a mettere quel tiro, è stato molto bello. Sì, è stata la sua serata quella. Sì. E per chiudere un po' il cerchio di queste prime 5 partite, l'ultima vittoria invece è arrivata contro una Napoli allo stesso tempo ricca di opzioni specialmente sugli esterni, con un allenatore preparato come Alessandro Magro, una partita in cui però il Derthona si approcciava senza Ezra Mannion, e quindi avete dovuto cercare delle soluzioni alternative. Il coach ha menzionato anche alcuni minuti di Pecchia come playmaker, e mi collego anche a quello che stavi dicendo tu dell'avere opzioni differenti da tanti giocatori, perché in quella partita c'è stato un ottimo impatto di Justin Gorham, di cui non abbiamo parlato nelle altre partite ma che ha mantenuto sempre un'ottima costanza, e Dominic soprattutto ha mostrato grandi qualità, una cosa che aveva fatto anche nelle altre partite, però dal punto di vista statistico questa è stata la sua partita. Guarda, una cosa che diceva prima Jacopo, giustissima secondo me, che è perfetta anche per Napoli e che troveremo spesso in questo campionato, è una tendenza della pallacanestro, squadre che vogliono correre molto,
che vogliono attaccare nei primi secondi, Si alza il pace collettivo. si alza il pace e questo porta una partita a punteggi alti spesso, che chiaramente, quindi il punteggio diventa chiaramente non l'unica fonte per capire se si è difeso bene o male. A volte giocare contro una squadra diventa semplicemente diverso, no? E Napoli ci riportava a giocare contro una squadra che andava molto rapidamente, che andava fermata e che andava, diciamo, rallentata senza però rallentare noi. E secondo me questa lettura nostra della partita come squadra è stata fatta molto molto bene. E in questo Justin è stato bravissimo all'inizio, perché ha aggredito la partita senza, diciamo, rallentarci, ma è stato bravo a trovare i momenti giusti e gli spot giusti dove andare a prendere un tiro, a fare una cosa aggressiva, e ha dato poi là a tutta la squadra nel leggere la partita nel modo giusto, secondo me. E poi dopo, come hai detto tu, sono stati altri protagonisti. Sicuramente quello che c'è stato Dominic spallacanestro è stato un'altra seconda fonte di vantaggi importanti durante la partita, perché non è stato facile fermarlo per Napoli e lui è stato molto bravo anche con buone difese, perché a volte i tiri non sono stati semplici, c'è da dire, a trovare soluzioni un po' sbasso, un po' vecchia scuola, ma sicuramente super efficaci. Mi ha fatto sorridere, ha fatto un'intervista recente alla Gazzetta dello Sport, Dominic, in cui diceva che il suo riferimento è Ante Tomic sul discorso del gancio, che è una risposta che non ti aspetti, cioè nel senso qualcosa di peculiare. Parla anche un po', dice anche un po' del tipo di giocatore e persona che è Dominic, no? Sì. Personaggione. Comunque ha mentito, ma dice che si ispira a Durant. Durant. Sì, c'è quell'esitazione effettivamente. Sì. Beh, ma appunto torniamo all'inizio, fa parte sono ragazzi educati, sono piacevoli, sono ragazzi con cui è bello anche condividere qualcosa oltre la pallacanestro, con cui fa piacere parlare. Poi Dominic è un po' eccentrico, no? Da questo punto di vista, basta vedere le scarpe che mette fuori, le ciabatte che mette fuori 365 giorni l'anno. No, però sai, vuol dire anche che studia. Alla fine, per essere così tecnico, vuol dire che è uno che è anche dedicato, per cui si sofferma, lavora tanto con Andrea individualmente, è un giocatore che ci tiene a crescere e sa che questa comunque è una bella occasione per lui, no? Come per tanti. Però ti dico, anche mi viene in mente Prentice, sì, chiaro, che voglio dire, forse è quello che ha dato un po' l'input decisivo nel terzo quarto, coi 3 canestri di fila, e poi si è dedicato a far canestro agli altri. Quindi è veramente una bella pallacanestro di condivisione, speriamo di mantenere. Sì. E poi piccola nota di colore, la stoppatona di Paul, non male. Lo stoppone di Paul arrivando dal nulla, perché sai, è vero, tutta tecnica, tattica, tutto bello, però sai, quella roba lì, gli highlights sono ogni tanto. Prima abbiamo parlato di tattica, adesso dai un po' di highlights, lo stoppone. Sì. E che energia, che energia ti dà. Cambia. Guarda che ti senti molto più protetto. Essendo un esterno, sapere che ogni volta, qualche volta quando sbagli, c'è Paul, ti dà una mano dietro, aiuta. Però la squadra l'ha percepita il momento della scossa. Vero. Speriamo che questa energia continui. Adesso arriva un mese di novembre in cui ci sarà Varese in casa, ci sarà questa doppia trasferta dalle tue parti, diciamo, friulana, quindi Trieste, Udine, ci sarà Venezia. Ragazzi, speriamo di ritrovarci o di ritrovare qualche altro protagonista, questo lo scopriremo alla fine del mese di novembre o all'inizio di dicembre. Nel frattempo è stato un gran piacere chiacchierare con voi. Grazie a te di averci ospitato. Assolutamente. Niente, forza Leoni, speriamo di continuare così. Sempre. Leoni. Assolutamente sì. Grazie ancora. Un saluto a te Cesare, un saluto a tutti quanti. Grazie. Ciao a tutti. Ciao. Cap up on my head, no, I can't never go out burr. Think my shooter then went there for some, cause all he do is stir. My name spread like the